Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale YouTube, Electronic and CNC Lab. Nel video di oggi, vedremo il primo passaggio, ma anche il più importante e delicato, che ho eseguito per fare l'upgrade della mia CNC 3018, ovvero come tarare i driver degli stepper motor A4988. Questa operazione è indispensabile prima di collegarli a dei motori passo passo, per due motivi. Il primo è che quando acquistiamo dei A4988, non sappiamo su quale corrente massima per fase sono stati regolati. Secondo motivo, è che non tutte le stampanti 3018 hanno lo stesso modello di stepper motor, quindi possono variare le correnti di fase, ma partiamo subito con alcune utili raccomandazioni e alcune informazioni. I driver A4988 vanno maneggiati con cautela, perché sono dei componenti sensibili alle cariche elettrostatiche. Per evitare di danneggiarli, maneggiandoli con le correnti elettrostatiche che abbiamo addosso, consiglio di munirsi di un bracciale antistatico. Il cuore di questo circuito è costituito dal driver, il componente quadrato nero, questo chip. Infatti, con l'aggiunta di pochi componenti passivi, resistenze e condensatori, è in grado di pilotare uno stepper motor con diverse risoluzioni di passo, passo intero, mezzo passo, un quarto di passo, un ottavo di passo e infine un sedicesimo di passo, permettendo così ad uno stepper motor da 200 passi, giro, di funzionare anche con 400, 800, 1600 e 3200 passi, giro. Inoltre questo componente è in grado di generare le correnti quantizzate e bidirezionali, da inviare alle due fasi dello stepper motor. Vediamo adesso il materiale che ho utilizzato per eseguire l'upgrade. Una scheda Arduino Mega 2560 Rev3, una scheda Ramp 1.4, 3 driver A4988 completi di dissipatori, un braccialetto antistatico, un cacciavite a croce, un multimetro, o tester. Vediamo adesso, di quali informazioni ho bisogno. La prima è la sigla esatta degli stepper motor montati sulla CNC, con questa informazione. Cercando su Google, ho trovato il datasheet del mio modello, e da lì, ho scoperto la corrente di fase. Infatti sulla mia CNC sono montati dei NEMA 17 da 1,3 A, con sigla 17HS3401. Un'altra informazione utilissima, riguarda i driver A4988. Guardandoli da vicino, con un cellulare o una lente, bisogna individuare le due resistenze di sensing, quindi, bisogna leggere la sigla che ne indica il valore. Non è detto che su tutte le versioni di questo driver, fatte da produttori diversi, si trovino valori uguali a quelli dell'esempio. Nel mio caso ho trovato due resistenze di sensing, con sigla R100, che è equivalente a 0,1 ohm. Guardiamo adesso la formula nella parte bassa dello schermo. Questa formula è stata presa dal datasheet del driver A4988, infatti ci serve per determinare il valore di Vref. E serve per regolare la corrente massima erogabile dal driver. Un valore troppo basso farebbe perdere coppia e passi al motore, un valore troppo alto surriscalderebbe il motore e a lungo andare lo danneggerebbe. Adesso prendete una calcolatrice. Imax è la corrente dello stepper motor, ricavata dal datasheet, nel mio caso era 1,3 A. RS è la resistenza di sensing, sui miei driver era da 0,1 ohm. Inserendo i valori nella formula otterrete Vref. Nel mio caso ho ridotto Vref al 70%, ovvero 0,728 volt, per non far lavorare gli stepper motor al 100% della loro corrente. Inoltre nella lavorazione dei circuiti stampati il carico meccanico non è così elevato e ho constatato che i motori non perdono passi. Passiamo adesso scheda Ramp 1.4, questa scheda è una shield di Arduino Mega 2560, ed è stata inizialmente progettata per gestire l'hardware delle stampanti 3D, di fascia bassa, economiche. Infatti è in grado di gestire 5 driver per stepper motor, 3 carichi di potenza, sensori di temperatura, un display grafico, pulsanti ed encoder rotativi. Nel caso di una fresatrice CNC, il compito che il microcontroller deve gestire è molto più leggero. In questa slide, si vede la Ramp 1.4, in basso abbiamo l'alloggiamento dei driver, i 3 jumper colorati, infatti è grazie alla configurazione di quei 3 ponticelli
che si stabilisce la configurazione di passo driver, con i 3 jumper inseriti, l'A4988, lavora in micro-stepping, ad 1/16 di passo. Cominciamo con l'assemblaggio delle varie schede. Ma prima indossate il polsino antistatico. Quindi prendiamo l'Arduino Mega 2560 Rev 3, ed innestiamoci sopra la Shield Ramp 1.4, attenzione all'allineamento delle due schede, per non sbagliare. Durante l'inserimento allineate connettore femmina da 18 x 2 pins di Arduino Mega, con quello da 18 x 2 pins maschio sulla Ramp 1.4, visibili sulla parte destra della board. Procedete con cautela e accoppiate le due schede procedendo parallelamente. A questo punto, prendete i driver, attaccate i piccoli dissipatori, centrandoli rispetto al chip, facendo attenzione che il bordo metallico non tocchi i componenti circostanti. Poi prendete i driver ed inseriteli negli alloggiamenti della Ramp 1.4, attenzione a non montarli come capita, hanno un solo orientamento consentito, guardate la foto. Perché montandoli al contrario potreste danneggiare sia il driver, sia l'Arduino Mega. Vediamo adesso una delle possibili modalità di taratura. Per semplificare la procedura collegate il negativo del multimetro al GND della morsettiera, invece il positivo del multimetro lo dovete collegare con un cavetto terminato con coccodrillo. Alla parte metallica del cacciavite, adesso accendete il multimetro su Volt DC fondo scala 2 volt. Collegate il cavo USB alla scheda Arduino Mega, accertatevi prima che non ci sia caricato nessun firmware, e successivamente collegate l'altra estremità al PC. Serve soltanto per fornire i 5V. Adesso agite, con mano ferma, con il cacciavite sul piccolo trimmer metallico, come da video. Con piccole rotazioni in senso orario dovrebbe aumentare il valore letto, in senso antiorario, dovrebbe diminuire. Nel mio caso ho regolato il trimmer, fino a raggiungere il valore, che nel mio caso era di 0,728 volt, o 728 mV, o almeno cercate di avvicinarvi il più possibile, perché l'escursione del trimmer è di meno di un giro. Ed è molto difficile centrare il valore esatto. Procedere in modo analogo, con gli altri due driver. Riporto di seguito, altri due schemi equivalenti, ai fini della regolazione dei driver, ma con hardware leggermente diversi. Infine il video operativo, su come ho eseguito la taratura. Bene ragazzi, a questo punto abbiamo finito. Fatemi sapere le vostre impressioni nei commenti e se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di lasciarmi un like. Continuate a seguire il mio canale e se volete gli avvisi automatici ogni volta che carico un nuovo video, iscrivetevi al canale. Non perdetevi il prossimo video, perché vedremo la scheda autocostruita, per il controllo del mandrino e l'interfacciamento del probe. Ciao e a presto!